Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica che aiuta per lo più piccole aziende oppure organizzazioni nel fare decisioni più strategiche grazie a vari domini della statistica. In questo video però più che statistica parliamo di come ottenere i dati, in particolare come ottenere dati su siti particolari. A schermo vedi il sito di Ismea che ha dei dati riguardo varie categorie di prodotti alimentari. A cosa potrebbero servire questi dati? A vari tipi di aziende che per qualche motivo soffrono se l'inflazione aumenta, o comunque a chi si occupa di trasformazione di questi prodotti alimentari. Come vedi, il sito ci permette di scaricare i dati in formato Excel, quindi solo un approccio manuale e non programmatico. Se noi volessimo utilizzare un approccio programmatico che non è esplicitato a schermo, abbiamo un'opzione. Se premiamo F12 andiamo in una modalità più avanzata del nostro browser, ossia il programma che ci permette di accedere all'internet. Ci tocca andare su Network. A questo punto vedi una serie di etichette che probabilmente ti confonderanno. A noi serve andare su Fetch, che in inglese indica appunto, in questo caso, un servizio che prende qualcosa, sottinteso dati. A questo punto ci chiede di fare un aggiorna pagina, così si aggiorna. Come vedi adesso sta facendo le sue cose e abbiamo questi due oggetti che fanno o un fetch o un XHR. In questo caso non possiamo, tra virgolette, sniffare i dati programmaticamente, perché qua dentro non abbiamo quella che in gergo tecnico si chiama una API, cioè un cameriere dei dati che porta i dati sul sito a partire da una cucina che rappresenta un altro sito. Infatti se cerchiamo qua dentro vedi che non abbiamo nulla. Però altri siti, tra parentesi, fatti meglio, chiusa parentesi, ci permettono di sniffare. Questo è solo a titolo di esempio, però se noi facciamo F12, andiamo sempre su Fetch, ma in questo caso è già selezionato dal lavoro che abbiamo fatto prima, facciamo un CTRL R per aggiornare la pagina, vedi che qui inizia a caricare una serie di cose. A questo punto cerchiamo API e vedi che abbiamo questo tipo di oggetto che ha come tipo Fetch. Andiamo a vederlo, eccolo qui. Qua dentro già si vede dall'URL, dal nome dell'URL, che abbiamo un link che contiene la parolina magica API. In questo caso se noi copiamo e incolliamo, in questo caso non abbiamo una risposta andata a buon fine. Però questa è una strada che si può utilizzare. Quindi cosa si fa in questi casi? Allora, un'idea è quello di scrivere del codice per ottenere i dati. Questa strategia ha vari nomi, ossia scraping o altri, che secondo me sono anche sinonimi. Non si vuole scrivere codice? Nessun problema, o comunque meno problemi, perché esistono dei servizi che ci consentono di ottenere questa cosa con un approccio meno da addetto ai lavori. Ad esempio questo, che trasforma, se vogliamo, ogni sito in una API, ancora una volta un cameriere dei dati. Peccato che non sono riuscito a farlo funzionare. Oppure abbiamo quest'altro sito che però ci consente di utilizzare al più 100 richieste, quindi a seconda dell'uso che ne fai possono finire molto presto. Oppure abbiamo quest'altro servizio che conosco da qualche mese, il nome Browse AI, che ci offre 50 crediti al mese. Qui come si fa? Si costruisce un nuovo robot, si seleziona l'opzione che vogliamo monitorare i cambiamenti all'interno del sito, al che gli si dà l'URL o il link del sito, e bada bene che ci dà anche questa opzione perché alcuni siti che richiedono il login comportano ovviamente più difficoltà nel fare scraping o comunque ottenere i dati. E che ci dice? Inizia a registrare l'attività, ma per fare questo, che assomiglia un po' all'approccio di Power Automate,
che è un software di Microsoft che permette di fare RPA, cioè Robotic Process Automation. In altre parole, un altro modo per ottenere dati in maniera automatica, ma non programmatica. Noi installiamo l'estensione, a questo punto che abbiamo installato l'estensione gli diamo il permesso, consenti, abilitiamo questa opzione cliccando qui e siamo pronti a partire. Come vedi, appena ho cliccato ha aperto una nuova finestra, qui chiudo, al che vado sul robottino e dico cattura testo. Cosa voglio? A me interessa il latte di vacca perché magari posso fare un indicatore personalizzato dell'inflazione che ha un paniere ristretto rispetto a quello ufficiale, quindi prendo il nome, indice settembre, cosa latte di vacca e cosa il prezzo. Ho finito, premo enter e dico mese, prodotto, prezzo. Dico finisci, gli do un nome, lo chiamo 2 perché ne avevo fatto anche un altro, gli dico salva e qua viene una cosa che fa risparmiare tempo. Mi chiede ogni quanto voglio eseguire questo ottenimento automatico dei dati. Il problema è che io non so ogni quanto aggiornano questo sito. Ci sarebbero vari modi per capirlo, ma di tutti quelli che ho provato nemmeno uno è andato a buon fine. Se vuoi suggerirmi qualcosa, scrivimelo nei commenti così imparo qualcosa. In ogni caso osservi che qui abbiamo l'indice di settembre, sto registrando questo video a metà novembre, quindi siamo già a un mese e mezzo di ritardo. Quindi anche per risparmiare crediti sarebbe meglio eseguirlo una volta al mese, mal che vada abbiamo dei duplicati. Questa cosa è molto importante, molto importante, questo lo sanno meglio di me gli ingegneri dei dati, perché non appena cambia lo scheletro del sito, purtroppo questo tipo di automazione si rompe, giustamente. Salviamo, qui abbiamo una specie di panoramica, andiamo giù, gli diciamo finisci il setup, possiamo già eseguirlo adesso, ma a me interessa farti vedere le integrazioni. Come vedi possiamo farlo in approccio programmatico nudo e crudo, cioè un gancio oppure un tipo di chiamata API, oppure, cosa che come forse saprai benissimo, integrarlo con i fogli di calcolo di Google. Selezioniamo questo, gli clicchiamo questa opzione, creiamo un nuovo foglio di calcolo, lo chiamiamo latte di vacca Ismea serie storica. Vediamo per sicurezza come abbiamo mappato i testi. Qui è tutto a posto. A questo punto possiamo procedere creando il foglio e attivando l'integrazione. A questo punto possiamo andare sul foglio, ovviamente è vuoto, ma se noi facciamo esegui attività, adesso fa le sue cose. Come vedi ci sta mettendo più di un minuto, ma sta spiegando cosa sta facendo, e in un video successivo a questo, con l'approccio veramente programmatico, capirai perché ci mette, diciamo così, tanto, ma col tempo poi il tempo dovrebbe diminuire. Ha finito l'esecuzione, andiamo a vedere il foglio di calcolo, troviamo un nuovo foglio con questo. Ovviamente, come osservi, questa colonna è sporca, va trasformata, in altre parole. Nell'ingegneria dei dati un modo di lavorare ha il nome ETL, cioè estrai, trasforma e carica. In questo caso abbiamo fatto un'estrazione e un caricamento. Per una trasformazione o lo facciamo non utilizzando questi servizi, è un approccio programmatico che ci consente di avere più personalizzazione, oppure semplicemente creiamo una colonna mese corretto, facciamo cosa? Innanzitutto uno split di questo, ossia una divisione per spazio. La suddivisione per spazio ci dà un problema,
E qui la difficoltà è dire all'applicazione prendimi le ultime due parole. Come si fa? Con una cosa abbastanza ostica, ossia con un'espressione regolare. Come sanno le persone che hanno dato un esame universitario su questa cosa, non io, la sintassi delle espressioni regolari è veramente difficile, quindi non c'è assolutamente nessuna vergogna ad utilizzare guide, ma ancora meglio e ancora più rapidamente ChatGPT. Quindi sostituiamo questa cosa, questa è la nostra formula e come vedi abbiamo ultimato il passaggio della trasformazione del processo ETL degli ingegneri dei dati. Per questo video è tutto e nel prossimo invece vedrai come fare la stessa cosa in maniera meno rapida ma meno limitante in termini di crediti e anche più personalizzabile. Ad esempio possiamo inserire già all'interno del codice il processo di trasformazione.